tutti, buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo video. Oggi vi mostreremo quello che è successo questo weekend alla Mangrovia. Alla Mangrovia si è tenuto un evento spettacolare incentrato sui pesci d'acqua fredda. Naturalmente il tutto è stato registrato. Innanzitutto vi anticipiamo che non sarà un video unico, anche perché i vari interventi sono durati più o meno dai 20 ai 25 minuti l'uno, quindi divideremo questo video in tre parti, perché c'è stato l'intervento di Lorenzo di Greenbet, in cui ha spiegato la sua vasca, anzi ci ha mostrato la sua vasca fiume, in cui poi ci ha spiegato alcune tipologie di razze di pesci, di specie, inerenti a queste tipologie di acquario. E nonostante tutto, nonostante alcune razze non le conoscevamo nemmeno. Quindi adesso vi mostriamo questa prima parte. Naturalmente la seconda e la terza sono inerenti ai killfish, la seconda, e la terza con l'intervento di Stefano di Mon Aquatics, che ci spiega alcune specie di ciclidi che possono essere tenute in acque, diciamo, fredde, che possono elevare dai 12 ai 13 gradi addirittura. Quindi ragazzi, cominciamo con questo primo video e buona visione, ci vediamo alla fine con qualche piccola prova. Sono sempre ciclidofili. Mi chiamo Marco, sono qua in rappresentanza di Amtra. Giusto una brevissima introduzione per dire che come azienda siamo molto orgogliosi di sostenere questo genere di attività come quelle di oggi con le associazioni, e abbiamo portato qua oggi i nostri acquari che sono stati allestiti dai ragazzi dell'associazione. Speriamo che vi piacciono, e se avete delle domande, delle info da chiedere su tutto il mondo Amtra, io sono a vostra disposizione. Lascio la parola ai relatori. Buongiorno. Allora, come intanto io sono disgraziatamente presente più vesti, nel senso che lavoro per Grime, siamo anche noi a supporto della manifestazione, e come Marco prima, come aziende per noi è importante proprio la divulgazione del lobby anche a questi livelli, quindi l'esistenza di manifestazioni come questa per noi sono molto importanti, per quelle che è la nostra possibilità cerchiamo di fare sempre il possibile per supportarlo. Adesso non sono più Grime, buongiorno, mi chiamo Lorenzo, faccio parte dell'Associazione Acquari Naturali e oggi vi presento una delle mie vasche a casa, che è una vasca fiume, una vasca un po' strana per quello che è un mondo degli acquari, diciamo, standard, ok? Vi faccio vedere prima di tutto il motivo per cui questa vasca esiste, che è questo qua. Questa è una vasca che è stata presentata all'Interzoo di Norimberga nel 2018 da Pantarai, che è un'azienda, a tempi facevano ancora acquari, un'azienda tedesca che adesso fa pompe, e aveva portato questa cosa qua. E io sono rimasto tipo un'ora a guardarla perché per me era stata una roba incredibile, e ogni volta che la rivedo, anche se ormai sono 7 anni, continua a essere una vasca per me una delle più belle di una vista. Il concetto era strano, nel senso che una vasca in flusso unidirezionale, e quindi con l'acqua che scorre da una parte verso l'altra, e questo permette di tenere il movimento di alcune specie, come in questo caso dei piccoli giozzetti, un baritonico, insomma pesci che vivono in corrente, che sono su superfici di nutrirsi, muoversi in maniera molto più naturale rispetto a quello che farebbe un acquario convenzionale. La cosa che mi ha interessato appunto del sistema di movimento, perché questa è una vasca che chiaramente se mettiamo una pompa da una parte, da qualche parte deve tornare indietro nell'acquario, perché il movimento più o meno è circolare, no? In questo caso qua loro hanno optato per fare un doppio fondo, cioè di creare un falso fondo su cui mettere l'allestimento della vasca e uno spazio vuoto sotto, in modo da consentire un passaggio dell'acqua circolare, cioè di far tornare indietro l'acqua. Con le pompe in movimento che chiaramente sono posizionate sotto il livello della vasca. Ok? Quindi
ho chiaramente rubato l'idea. Chiaramente ho rubato l'idea della vasca, questa è l'idea che ho sviluppato. Qui ho montato un falso fondo a 10 cm d'altezza, siliconandolo chiaramente male, perché è importante siliconare male le cose quando si fanno le cose a casa. No, il male è importante. E qui la prova di tenuta della vasca, perché giustamente deve essere una cosa vantaggiosa, e ho fatto allestimento. L'allestimento è fatto in modo, quando si fa una vasca a fiume, è vero che il flusso dell'acqua è bello, che sia unidirezionale, ma i pesci anche in natura non è che stanno tutto il giorno in corrente. Sono dei momenti specialmente dove devono riposare o quando devono riprodursi, che si spostano magari o alimentarsi, che si spostano in zone diverse a seconda delle necessità. Quindi nell'allestimento della vasca c'è la zona frontale che è quella libera dove l'acqua fluisce a piena potenza, e qui dietro c'è un blocco fondamentalmente fatto di rocce, legni eccetera che smorza il flusso dell'acqua e crea una zona di riposo ai pesci, e con alcune rocce più alte anche messe sul fondo in cui i pesci possono anche in quel caso riparare dietro e fondamentalmente anche riposare, dormire. Tecnicamente c'è una cosa, se volete fare una vasca del genere, da tenere di conto, che non è tanto relativa alla portata dell'acqua, eccetera, quello potete decidere voi anche in base alle specie, potete gestire una vasca del genere, che è di mettere due piccoli, si chiamano deflettori, quindi due barriere di vetro in cima e in fondo, in modo da fondamentalmente deviare il flusso dell'acqua più in alto, evitare che la sabbia venga portata via dal flusso dell'acqua, altrimenti finisce tutta sotto, se la mangia la pompa e succedono cose brutte. E mi raccomando mettere bene le griglie, posizionarle bene, chiuderle bene, quelle che evitano che i pesci finiscano sotto, perché se finisce un pesce là sotto non recuperate meglio. Come sai bene. Assolutamente. Lo recuperate. Non lo La vasca è nata chiaramente, questa qui, no? Qualche pesce avete intravisto, per ospitare pesci prevalentemente nordamericani. Qualche anno fa, ora sono diventati fortunatamente un pochino più comuni, fortunatamente lo dico io perché mi piacciono. Potete venire anche un pochino più avanti, così anche chi è dietro vede meglio. Tanto si parte dal fondo in telegare dopo. Non saranno Sì, no, assolutamente. Il primo sarà Brambilla. Pesci nordamericani, ai tempi non erano comunissimi, ora fortunatamente sono un pochino di più. Erano tutti pesci d'acqua fredda, qui si comincia anche a vedere i primi ospiti, che sono i Chrosomus hydrogaster, quindi quelli che un tempo erano Notropis, ma da qualche mese hanno cambiato nome e continuano a chiamare Notropis fino alla fine, per comodità e perché soprattutto ho scritto Notropis sulle vasche, così magari potete individuare al giro quando li trovate. In questa versione qui, questa è una prima versione della vasca. Questi sono Notropis, Chrosomus e Chrosomus erythrogaster, più facile. Chrosomus e c'erano delle piante nella vasca. Le piante piano piano sono scomparse, quantomeno quelle sommerse, perché con i flussi d'acqua che ci sono, il movimento che c'è, l'anidride carbonica disciolta è un po' poca. Quindi c'è le piante che fanno un po' fatica a crescere. Quindi belle, molto belle anche che insomma a livello estetico delle piante, dell'acqua che si muovono con la corrente, bellissimo, però non è molto funzionale nel tempo. Se metti un impianto di carbonica, ma c'è tanta dispersione, per me non è il massimo delle cose da fare, poi ognuno fa le sue scelte. Si possono fare, hanno fatti anche alcuni aquascaper, delle vasche fiume piene di piante, però per me si perde un po' quello che è anche un po' la naturalità della questione. E poi bisogna restare a lunga tempo le piante. Le tengo, se scegli le piante giuste va bene. Questa andrebbe anche abbastanza bene perché l'acqua è dura, cioè a casa mia l'acqua è molto dura, io evito di usare l'acqua d'osmosi delle vasche se è necessario, quindi leggerissime vanno bene, riesco a prendere ulteriormente dell'acqua. Questa vasca non è scaldata e questo permette due cose, a parte risparmiare la bolletta che comunque fa sempre ridere, vasca a 400 litri, quindi vabbè. Quanto è lunga?
2 metri, questo è 2 metri. Si può fare anche chiaramente in spazi ristretti, cioè dipende anche dai pesci che ci mettete dentro. Se la fate per, vediamo dopo, pesci sudamericani, magari va bene con carascirini, la potete fare anche più corta, o per seguelli o altri palitori, va bene anche più corta. Se volete vedere però pesci come Notropis nel pieno delle loro potenzialità, dagli spazi chiaramente meglio. E appunto dicevo, l'acqua fredda è la cosa più bella che succede quando è la primavera, la temperatura si alza, i pesci iniziano a riprodursi. Specialmente con pesci come Notropis questa cosa si vede abbastanza bene, nel senso che passano ad essere abbastanza grigi a parecchio colorati. E questo è un esempio di interazioni che iniziano a esserci, poi dopo la vediamo un video dopo un po' meglio. Qua vedete che ci sono proprio i maschi che sono così colorati, che iniziano a stimolare le femmine, a punzecchiare eccetera, quindi a un certo punto non si trovano maledetti loro, sempre al solito punto dietro la vasca, è impossibile farci il video per bene, perché scelgono loro quel posto, giusto, in base alle correnti e quello che è. È un posto strano che diciamo un ritorno di corrente, dove la corrente torna indietro addirittura, per cui proprio va bene. E questo è quello che succede, quindi tutti i maschi si aggregano, intanto la femmina arriva in mezzo, depone le uova in mezzo alle rocce e i maschi le fecondano. In una situazione del genere chiaramente recuperare le uova è impossibile, e quindi poi non è questo il modo per riprodurli, ma è più corretto, cioè se volete riprodurre il numero abbondante quando fate vasche apposta, però questo è quello che potete vedere in acquario e vedere una cosa che è bellissima, perché questa montagna di pesci rosa in questo caso che si sfregano l'uno con l'altro. Chrysomus e Nitrogaster fanno la stessa cosa, se mettete più gruppi di Notropis di specie diversi in vasca, tutti insieme, quello che salta fuori. Questo tra l'altro è una cosa che succede spesso anche in natura, dove vengono loro, perché loro sono pesci che vengono dal sud-est degli Stati Uniti, parte di Tennessee, quella zona là. E là ci sono dei pesci che fanno tra l'altro delle montagne di rocce in mezzo al fiume a riprodursi. Su queste montagne di rocce più specie di Notropis o di altri pesci vanno a riprodursi tutti insieme, ed è il motivo per cui di specie di Notropis simili ce ne sono una valanga negli Stati Uniti, perché anche proprio questo discorso di ibridazioni eccetera, poi di separazioni tra un fiume e un altro, la speciazione è stata così ampia, insomma. Questo è un Chrysomus Nitrogaster, questa non è la livrea riproduttiva, la livrea riproduttiva l'avete viste prima, maschi e femmine sono colorati, spesso hanno l'addome colorato di rosso, i maschi hanno anche le pinne gialle. Questi sono bellissimi, sono più vasca. Sì, ce ne sono 500. Solo 500 lì dentro. Due vasche. Vedete Quelli che sono i Chrysomus e Nitrogaster. questo è il nome nuovo di Notropis, che non pronuncerò per il nome di sono pesci, questa è l'idea riproduttiva. Quello l'ho sorpreso mentre dormiva, l'ho fregato, infatti la faccia un po'. E quindi insomma, questi sono Notropis. Sono pesci non di dimensioni non esagerate, sono pesci di 6 cm, in acqua dura, morbida, non ne frega niente, l'importante è che sia abbastanza fresca in inverno, soprattutto per la primavera, poi fa da trigger, si inizia a riprodurre. Altre specie appunto che sono qua sono il Chrysomus, ma ci sono anche altre specie di Notropis, nella vasca là in fondo, la prima lì sulla destra, la mia sinistra. Ci sono 2 specie di Notropis dentro, il modo di tenere è sempre lo stesso. L'importante è che l'acqua sia ossigenata, che sia fresca, reggono abbastanza bene anche le temperature alte estive, per loro quello non è se arriva acqua a 30 gradi non è un dramma. L'importante è che sia ossigenata, quindi un movimento aggiuntivo, anche se volete fare una roba così diciamo radicale come vasca, va bene anche una competitiva di movimento, un paio di aeratori in vasca e i pesci si vanno lo stesso. Quindi avete visti i livelli produttivi. Ci sono anche altri pesci nordamericani che ai tempi si trovavano, adesso è più difficile, questi sono i Cleostoma, sono dei piccoli, si chiamano dark, sono dei piccoli perciformi tipo pesci tipo il persico che abbiamo noi, sono evoluti per vivere in corrente, quindi hanno queste pinne pettorali espanse, hanno le pinne sulle pinne pelviche che riescono a fare un minimo di adesione al substrato e si comportano come dei gazzetti. Sono bellini, loro però rispetto all'Eteostoma, rispetto ai Notropis il caldo invece lo soffrono un po'. E è il motivo per cui li ho persi e poi chiaramente non li ho ritrovati.
Però sono stati tra i pesci più belli e interessanti che ho mai avuto qua. C'è qualcuno che li riproduce in Europa, gli Epsiloma, Sì, in Germania. in acquario, in laghetto? Guarda, quando la vedo la uso corrente. Altri pesci interessanti a tenere, sempre nordamericani, sono gli Acanthus. In vasca con parecchia corrente si tentano un po', infatti loro abitavano nella zona dell'acqua ferma che c'era nella vasca, e anche bellino perché vedevi un po' di diversificazione delle zone, secondo le esigenze, spazi, eccetera. Ovviamente ne succede. E anche quelli ogni tanto ci li abbiamo. Abbiamo in vivaio il Graviosus in riproduzione. Non sono solo nordamericani, questa è la vasta storia dei vasche fiumi si fa con tantissimi pesci, questi sono Stifodon, sono dei piccoli gobidi che vengono dall'Oceania e simili. Sono, in italiano non mi ricordo come si dice, sono brocatori fondamentalmente, quindi vivono, si mettete delle rocce coperte di alghe, loro sono contenti. Questa è una vasca che è in un negozio di un amico, da Giacomo. Questo è un cubettino a 30 litri che simulava un po' la parte sotto una cascatella, no? Quindi su queste rocce l'acqua arrivava dall'alto, con tanto movimento e loro dentro stavano proprio come dei. Sono pesci che generalmente, almeno gli Stifodon, non sono troppo grandi, ci sono alcune specie che sono di taglia maggiore, dipende da questo. Questi sono un altro gruppo di animali, sempre asiatici, sono Psarittis, ne ho trovato un gruppo nella stanza di là in alto, la parete qui. Sono magnifici, richiedono spazio, questa vasca di 2 metri va bene, 1,5 metri va bene lo stesso, 1,20 m gli ho un po' tirato, diventano grossotti. Danio, un po' tutti i danio che si trovano in un negozio, specialmente quelli di taglia maggiore, Malabaricus, gli altri, sono pesci che in corrente danno il meglio di loro, anche le cose, i denisoni, se in corrente vanno molto bene, anche in acqua abbastanza fresca. Altri pesci, valitori di vari, seguelli, gastromizzo, sono tutti pesci che si trovano al negozio spesso, vengono venduti come pulitori, minerazzi, quello che volete. Sono pesci dove l'adattamento alla corrente mi sembra abbastanza evidente, sono pesci che sono fatti vivere in correnti molto sostenute, quindi negli acquari normali fanno il loro lavoro, messi in ambiente di corrente diventano roba pazzesca. Questa è la versione che adesso c'è dal mio acquario, che dopo qualche anno con il discorso dei nordamericani, diciamo, volevo cambiare un po', quindi adesso è con lo Psalixis il Devario. C'è l'ultimo Lotropis che non sono mai riuscito a pescare, quindi è rimasto lì, e finché andrà avanti. Questo è un video fatto in settembre dell'anno scorso, era già 6 mesi, 7 mesi che ero in basca, quindi stavo già iniziando a diventare grande. Si iniziano a vedere interazioni di Psarittis, questi qua sono pesci che sono abbastanza territoriali, specialmente tre maschi, quindi tutto il giorno si è stato a guardare l'acquario, vedete queste scontri tra maschi, non sono cruenti, vanno fianco a fianco, a pinne aperte, che è bellissima. E loro proprio, vedete che rispetto al Calotropis eccetera, la parte di corrente sostenuta da quale sfrutta molto di più. Anche perché sono pesci più grandi, quindi fanno meno fatica a infilarsi in corrente, quindi proprio spesso sono proprio nel punto di maggiore corrente, anche prima a fare queste evoluzioni. No, che temperature possono stare gli zappa? Temperatura minima. Minima dipende dalla specie, perché se prendi quelli che vivono più a sud è un po' no, a me vanno minimo in inverno a 15 gradi in questo modo. A casa, per l'ambiente, non sono problemi. Tipo quelli che ho qua io. Quelli che sono? No, 15 gradi va bene, anche meno, 12 da stare. Fuori non stanno. Fuori non stanno. Però una taverna fredda. Una taverna fredda va bene, ma anche se arriva sotto 12 gradi va bene lo stesso, vale per loro, e per quanto mi riguarda anche per altri pesci diversi. A casa mia in questo momento sono 13 acquari che girano, ce n'è uno mezzo scaldato, uno è a 20 gradi e l'altro a 23, adesso e di pesci da corrente ce ne sono veramente tanti, oggi ne vedete qualcuno qua, sentite anche gli interventi successivi soprattutto di me, si parleranno anche loro esperienze di allevamento, invece specialmente l'acqua fredda, poi bisogna tenere in casa senza riscaldamento, ce ne sono tante specie che sono comunemente in commercio
non hanno problemi da questo punto di vista, della temperatura anche abbastanza comuni, ma che presso di conserve per intendere callistus, come si chiama. Quelli sono dei pesci sudamericani, tutti rossi, che spesso vengono messi in acquari di comunità, che loro a temperatura ambiente non hanno problemi, vengono dal sud del Brasile, che freddo. Questo in effetti arrivando sul sud del Brasile, questa è una vasca fiume amazzonica che ha fatto un mio amico, stesso principio, il profondo, movimento un po' più lento perché simula un piccolo fiume che scorre all'interno della foresta, ospita un po' di Nanostomus e vedere Nanostomus che sono in corrente è bellissimo, c'è anche una cosa di cicli di nani, perché quello è molto bello che vedete poi i cicli vanno a scavare nel detrito, e qui si alzano queste nuvolette di detrito e vedete i pesci che vanno dietro a vedere se c'è qualcosa da mangiare nel mezzo. Un comportamento che in un acquario senza movimento particolare è più difficile da vedere. Sono vasche che si prestano molto bene, anche come vedete sopra, anche fare la parte emersa. Sulla mia vasca c'è tutta la parte sopra fatta di capelvenere, altre piante. Vivono tranquillamente con le radici sommerse, che sono anche utili per il discorso della produzione, per dare Dimensioni, Lorenzo, di questa? questo è un metro. Un metro? Un po' più umano, dai. Sì, sì. No, c'è ragione da Mi migrare. piace la parte immersa. Qua ci sono caracidi, a temperatura ambiente, Questa è la scaldata, questa è scaldata, quella è scaldata a 20-24 ore. Caracidini e cittadini. però ci sono delle alternative di caracidi e ciclinani anche che si possono fare a temperatura ambiente, Certo. nello stesso vestimento. Sì, sì. Nella vasca che vedete la prima a sinistra c'è delle afrocarax dentro che sono dei caracidini, stanno tranquillamente a temperatura ambiente, sono dei cicli di nani come questo gamma borelli, una fasciata che stanno tranquillamente a temperatura ambiente a casa. A temperatura ambiente c'è tanti di pesci che ci possono stare. Questo è un modo per vederli in un ambiente diciamo, un pochino diverso, naturale, dal punto di vista tecnico del comportamento, però cioè, non è che stanno male tenuti in modo diverso, no? L'importante è ricordarsi di mantenere alta l'ossigenazione, cioè per tutti i pesci in acqua fredda e un po' di movimento se vogliamo riprodurre come dovrebbero fare. Ci sono domande? Ho visto una slide con scritto 30 litri, Sì. però non hai detto niente. Quanto ne metteresti e che tipo ne metteresti? Quella è la vaschetta con gli stifodon. Ah. La vaschetta degli stifodon. Questa qua. Deve passare la propria esistenza sotto questo Prego. Allora le frega niente. Questa è una vaschetta da 30 No, litri. il video sotto è una vaschetta a 30 litri. È una vecchia vasca da wavy che aveva il frontale curvo. Quindi il frontale curvo se direzionavi un forte getto d'acqua sul vetro faceva ricircolo. Questo è un ambiente che per loro va bene, sono pesci che sono piccolini, non hanno una... Quanto sono grandi? No, questi da adulti sono 4-5 cm, 300 specie. Sì, quelli che hanno lì dentro Quello è erano commercio. gli stifodon. Quanti ne metteresti? In 30 litri. Questa specie qui sono come 5-6 senza problemi. Però va bene se ci metti dentro una vasca del genere sono questo tipo gastromizzo, uno simile va bene lo stesso. Invece se non sono troppo territoriali, al limite dargli da mangiare, che quindi c'è da dentro un po' di coperture su cui mangiare, quindi 30 litri magari qualche pastiglia da fondo, più va bene. Sicuramente non è adatta a tenere i pesci in movimento, per me. Magari il problema con gli schifodon è farli mangiare però Lorenzo. No, dicevo prima, quindi il discorso di avere delle roccette magari pronte da sostituire, da Rocce con delle alghe. rocce con delle alghe, anche tipo quei vecchi cambi d'acqua dell'acquario messi dietro una finestra che si riempiono di alghe direttamente dentro, oppure beh, con qualche pastiglia da pulitore, insomma, da pesci da fondo, magari per dargli da mangiare, per spengere le pompe, aspettare che i pesci mangino, eccetera, altrimenti la pastiglia da fondo
e disintegrata dal flusso dell'acqua, se la pesca al filtro, pesce le Una vasca standard da 100 litri, una vasca standard da 100 litri o con da Inotropis, aggiunge una pompa di movimento al filtro normale. sì, una vasca come quella là, da 80 litri, cioè 80 centimetri, mettere un pettino Tropis a casa va bene, senza problemi. In quel caso, magari se volete fare movimento, va bene una pompa aggiuntiva, anche di quelle proprio. Sì, vi abbiamo aggiunto una pompa di movimento nella vasca dei Inotropis al filtro che schiaccia. Vanno bene anche quelle d'acquario marino, anzi meglio ancora che hanno un progetto più aperto, con movimenti supplementari, oppure mettere un filtrino anche a colonna, con, magari mettendogli il tubo per pescare, che fa un po' di movimento. Il movimento deve essere sempre demonato all'acqua, può essere anche incarnito. Basta, sì, basta che si muova. Basta che ci muova. Poi E qua per semplicità abbiamo messo la pompa di movimento, l'abbiamo messa nella stessa direzione della pompa del filtro, perché non è una vasca enorme, altrimenti anche le piante verranno in un fiume si creano dei movimenti. Secondo me sì, sì, poi io invece la fredda è separata, ce ne abbiamo diversi, la maggior parte sono vivipari o vivipari, però questa secondo me, cioè se vi piace si possono fare affari biotopo, no, poi dedicata ovviamente alla specie, da fare una vasca con queste caratteristiche è una roba che vale la pena. Si possono fare anche trasformazioni non radicali, questa qua, tornare indietro è difficile che lo siliconato i vetri, però si possono anche appoggiare le lastre su dei supporti e basta. Fare una lastra di vetro con dei supporti sotto appoggiata, si può fare con le pompe, quelli che si usano per dare movimento, quelle da marino, quelle usate a fare le onde, che sono pompe che sono, che hanno delle eliche che sono sviluppate per lunghezza, che si possono utilizzare anche in partite, le mandate insieme e fanno questo effetto di movimento su Io poi abbiamo fatto la vasca così, era come fare un motore, cioè sotto ho fatto la classica, tanto fa anche meno turbolenza. In generale, come temperatura, se io metti solo in un ambiente così, di giorno la Claire è su, è aperta, c'è luce, c'è tutto quanto, d'estate chiaramente ha un'altra temperatura. Ce la faccio, dici? Cioè, d'inverno tu calcola che qui possa essere aperto e andiamo a quanti gradi. E d'estate idem. Non lo tengo, non proprio stendo. Se l'acqua è abbastanza ossigenata tengo. Vale per il vario, per l'Opsaictis, per i pesci lì va bene. Per tipo Gymnogeophagus eccetera va abbastanza bene e dipende quanto va anche sulla temperatura d'estate. Se ti va a 40 gradi no, 40 no, però chiaramente è tutto un esterno, però chiaro che magari di 9 può darsi come quest'estate che è stato freschetto, anche se luglio è arrivato a 32 gradi l'acqua. Sì, anch'io stesso 30 gradi. Io vediamo di là in vivaio, era fuori sotto il sole all'estate. Ciò alghe, sì. Le alghe crescerebbero. Poi beh, non ho mai avuto grossa fortuna a farle crescere. Piacerebbe che crescessero, ma questa maschera non vengono. Va bene. con un leggero sistema di leggero, chiamo bisogna avere le piscine. Qua c'è la vasca del Tropis, ha un filtro esterno, un Idor di quelli vecchi. Cioè in realtà non è nemmeno, cioè serve perché per cose però già tutto il movimento che ci sono, rocce eccetera, in realtà se fate le cose fatte bene, il filtraggio geologico, sì, più che altro c'è il filtro meccanico, quello serve sicuro. Però già avere tanto movimento d'acqua su tanta superficie, batteri ce n'è. Scusami, ho visto una foto prima che mangiucchiavano qualcosa sulle foglie. Una pastiglia di mangiera. una pastiglia di mangiare. Una roba un po' strana, perché la nostra. Ah, ho visto lì che era una No, Un esperimento di un prodotto va bene. E se non ci sono altre domande lascio la parola alla prossima relazione. Ragazzi, come avete visto, questo intervento è stato spettacolare. Oltre al fatto che
ci è stato spiegato, dimostrato che tutti possono avere delle vasche fiume e come poterle realizzare al meglio. Oltre a questo è bellissimo come vedere che tanta gente si riunisca a questi eventi per scambi di opinioni, per raccontare anche le loro esperienze e per poter anche maturare. Oltre essere un evento inerente a pesci, vasche, è anche un evento dal punto di vista umano eccezionale, perché davvero incontri persone che non vedi da mesi o che magari non conosci. È come se tu le conoscessi, perché tra di noi c'è uno scambio di nozioni, di esperienze personali e quindi di amicizia, perché poi si creano dei rapporti che noi stiamo mantenendo anche grazie a questi eventi. È molto molto bello perché conosci tante persone e si coltivano involontariamente, senza neanche tutto l'aspetti, delle nuove amicizie. Ringraziamo la Mangrove per questo bellissimo evento. Naturalmente ci vediamo ai prossimi 2 video. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lascia un mi piace, commenta, magari la campanellina se non vuoi perderti altri aggiornamenti. Naturalmente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!